Ottimo! La frutta fresca è essenziale per una dieta sana. Sì, e gli snack sono perfetti per quando abbiamo fame tra i pasti. Hai in mente qualche snack preferito? Adoro avere frutta secca mista e barrette di muesli a portata di mano. Sono ottime scelte. Sono nutrienti e facili da trasportare. Esattamente. Assicuriamoci di avere una varietà di opzioni. Sono entusiasta di vedere con cosa finiremo. Lezione 2. Istruzione e cambiamento. Le scuole dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione dell'ignoranza e dell'apatia che costano la vita ai giovani. Assolutamente. L'istruzione può consentire ai giovani di fare scelte informate. Sì, e dobbiamo riformare la previdenza sociale per sostenere meglio le famiglie. Questo è un passaggio fondamentale. Aiuta a creare un ambiente più sicuro per i bambini. Quali altre modifiche ritieni necessarie? Investire nelle risorse per la salute mentale nelle scuole è fondamentale. Sono d'accordo. È importante sostenere gli studenti anche emotivamente. Discutiamo dei modi in cui possiamo sostenere questi cambiamenti nella nostra comunità. Sì, sarebbe un'ottima iniziativa. Lezione 3. Esperienza in aeroporto. Ehi, ho sentito che hai avuto un brutto periodo all'aeroporto. Cosa è successo? Sì, è stata una vera seccatura. Il mio volo è stato ritardato per ore. Sembra frustrante. Ti hanno dato degli aggiornamenti? Non proprio! Continuavano a posticipare l'orario di partenza senza spiegazioni. Posso immaginare quanto debba essere stato fastidioso. Lo era davvero! Ma almeno avevo un libro per farmi divertire. È una buona idea. Aiuta a far passare il tempo durante i ritardi. Sì! La prossima volta mi assicurerò di portare anche degli snack extra. Pensiero intelligente. Speriamo che la tua prossima esperienza di viaggio sia più agevole. Lezione 4. Tendenze dello shopping online. Ho notato che gli acquisti online sono in aumento. Sì, sta diventando sempre più popolare ogni giorno. Cosa pensi stia guidando questa tendenza? La comodità è un fattore importante. Le persone amano fare acquisti da casa. Assolutamente. Inoltre, spesso ci sono offerte migliori online. Sì, e puoi confrontare facilmente i prezzi. Mi chiedo come i negozi tradizionali si adatteranno a questo cambiamento. Dovranno migliorare i loro servizi per competere in modo efficace. Teniamo d'occhio queste tendenze e vediamo come si evolvono. Lezione 5. Comprensione culturale. È importante che tu non sia loro nemico. Sì, far capire all'Occidente la complessità della cultura musulmana è essenziale. Assolutamente. Le incomprensioni possono portare a conflitti inutili. Il mio obiettivo era promuovere il dialogo e la comprensione durante i miei viaggi. È una causa nobile. La condivisione delle esperienze può colmare le lacune. Sì, e favorisce il rispetto reciproco tra culture diverse. Come possiamo aiutare gli altri a comprendere queste complessità?
Possiamo iniziare condividendo storie e ospitando discussioni. Pianifichiamo alcuni eventi per sensibilizzare. Lezione 6. Tradizioni uniche. Hai incontrato altre tradizioni uniche durante i tuoi viaggi? Sì, ho visto alcuni festival affascinanti che celebrano la cultura locale. Sembra incredibile. Qual è stato il più memorabile per te? Ho partecipato a una festa del raccolto dove hanno messo in mostra danze tradizionali. Deve essere stata un'esperienza vibrante. Lo era! L'energia e i colori erano indimenticabili. Mi piacerebbe provare qualcosa del genere. Organizziamo un viaggio intorno a un festival culturale. Sarà divertente. Sì, sono pronta per quell'avventura. Lezione 7. Carte d'imbarco. È un sollievo. Hai stampato le nostre carte d'imbarco? No, li ho sul mio telefono. Te lo faccio vedere quando arriviamo al cancello. Oh, perfetto! Mi preoccupo sempre di perdere i biglietti cartacei. Capisco quella sensazione. È molto più facile avere tutto sul telefono. Esattamente. Inoltre, non dovremo preoccuparci che si bagni o si danneggi. Giusto! E possiamo effettuare il check-in per il nostro volo da qualsiasi luogo. Hai avuto modo di controllare lo stato del nostro volo? Sì, l'ho fatto! Siamo puntuali, il che è un'ottima notizia. È fantastico! Non vedo davvero l'ora di fare questo viaggio. Lezione 8. Caccia all'affare. Riesci a crederci? $1 per un libro in un mercatino. È incredibile! Ho visto libri vendere per 20 o 30 dollari nei negozi al dettaglio. Esattamente. È un vero affare, e adoro trovare tesori del genere. Anch'io! Sì, è qualcosa di speciale nello scoprire gemme nascoste. Giusto? Inoltre, è bello risparmiare denaro, supportando i venditori locali. Assolutamente! Pensi che troveremo altre fantastiche offerte oggi? Lo spero. Mi piace sempre sfogliare le caselle. Lo stesso qui! È come una caccia al tesoro e non sai mai cosa troverai. Esattamente. Una volta ho trovato un libro della prima edizione per solo un paio di dollari. Lezione 9. Stile del costume da bagno. Che ne dici di provare un costume da bagno intero? Possono essere lusinghieri ed eleganti. È un'ottima idea. Ultimamente ho visto dei disegni davvero carini. Giusto? Inoltre, offrono spesso più supporto rispetto agli abiti a 2 pezzi. Esattamente! Adoro quelli con motivi e colori interessanti. E possono essere perfetti sia per la spiaggia che per la piscina. Sicuramente. Mi sembra che diano un aspetto più elegante. Sì. Sono versatili e possono essere indossati con un copricostume. Esattamente! Mi piace anche come si adattano a diversi tipi di corpo. Quindi, stai pensando di provarne uno quando andiamo a fare la spesa? Lezione 10. Viaggio di apprendimento. Richiede tempo e pratica.
ma non preoccuparti. Lo apprezzo, so che iniziare in piccolo è la chiave per migliorare. Esattamente. Ognuno progredisce al proprio ritmo. Questo è vero. A volte mi sento sopraffatto da quanto ci è da imparare. Capisco. Ricorda solo che la pazienza fa parte del processo. Sì, devo ricordare a me stesso che ogni piccolo passo conta. Assolutamente. Celebra le tue piccole vittorie lungo la strada. Questa è un'ottima prospettiva. Concentrarsi sul progresso piuttosto che sulla perfezione aiuta. Esattamente. Ed è normale chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Lezione 11. Incontrare nuove persone. Ciao, sono Alex. È stato un piacere conoscerti. Ciao Alex, sono Lisa. Anche per me è un piacere conoscerti. Allora, cosa ti porta qui oggi? Sono qui per l'evento di scambio linguistico. E tu? Lo stesso qui! Adoro praticare il mio inglese con nuove persone. Sembra divertente. Da quanto tempo stai imparando? Ci lavoro da un paio d'anni ormai. Che mi dici di te? Sono relativamente nuovo, ma sono ansioso di migliorare. È fantastico. Tutti iniziano da qualche parte ed è tutta una questione di pratica. Lezione 12. Alla ricerca della soluzione giusta. Non ancora. Sto ancora cercando quelli giusti. Che ne dici di te? Sono sulla stessa barca. È difficile trovare la soluzione perfetta. Esattamente. Ne ho provati tanti paia che semplicemente non mi sembrano giusti. So cosa intendi. La caccia può essere piuttosto frustrante a volte. Ma quando trovi una bella coppia è così gratificante. Sicuramente. Adoro la sensazione di aver finalmente trovato quello che stavo cercando. Allora, cosa stai cercando nello specifico? Spero di trovare qualcosa di comodo ma elegante. Questo è l'obiettivo. Dovrebbe essere sia pratico che alla moda. Lezione 13. Tipping etiquette. La mancia non è obbligatoria, ma è apprezzata se hai avuto una buona esperienza. Questo è vero. Può davvero fare la differenza per gli addetti all'assistenza. Esattamente. Cerco sempre di dare una buona mancia quando il servizio è ottimo. Lo stesso qui. È bello riconoscere il duro lavoro. Inoltre, incoraggia un buon servizio in futuro. Assolutamente. È un modo per dimostrare gratitudine per i loro sforzi. Hai una percentuale standard che usi di solito? Di solito do una mancia dal 15 al 20% a seconda del servizio. Sembra giusto. È bello avere una linea guida. Lezione 14. Costruire connessioni. Sicuramente. Costruire connessioni può aprire le porte a grandi opportunità. Non potrei essere più d'accordo. Il networking è essenziale nel mondo di oggi. Sì, non sai mai chi potrebbe aiutarti nel tuo viaggio. Esattamente.
È incredibile come le relazioni possano portare a possibilità inaspettate. E non si tratta solo di opportunità di carriera, anche le amicizie contano. Assolutamente, queste connessioni arricchiscono la nostra vita in molti modi. Quindi, come ti avvicini di solito all'incontro con nuove persone? Cerco di essere aperto e amichevole, aiuta a rompere il ghiaccio. È un'ottima strategia. Mi piace fare domande per conoscere meglio le persone. Lezione 15. Prospettive positive. Sono più ottimista, mentre altri nutrono preoccupazioni per potenziali contraccolpi. Questa è una prospettiva interessante. Penso che l'ottimismo possa essere uno strumento potente. Assolutamente. Mi aiuta a concentrarmi sulle soluzioni anziché sui problemi. Sì. Una mentalità positiva può portare a risultati migliori. Come si fa a rimanere ottimisti nei momenti difficili? Cerco di ricordare a me stesso i successi passati e di concentrarmi su ciò che posso controllare. Questo è un ottimo approccio. Anche mantenere un atteggiamento positivo può essere contagioso. Sicuramente. Influenza chi ci circonda in modo positivo. Dovremmo incoraggiarci a vicenda a rimanere ottimisti, indipendentemente dalla situazione. Lezione 16. Strumenti musicali. Sono sempre stato affascinato dagli strumenti musicali come il sassofono e il trombone. Anch'io! Ognuno di loro ha suoni e stili unici. Esattamente. Adoro il modo in cui strumenti diversi possono esprimere emozioni diverse. Sì! Anche il clarinetto e il flauto hanno il loro fascino. È incredibile come ognuno di essi contribuisca all'armonia di un'orchestra. Assolutamente! Ho sempre voluto imparare a suonarne uno. Sarebbe meraviglioso. Quale strumento ti interessa di più? Sono attratto dal sassofono. Suona così pieno di sentimento e vivace. Ottima scelta. È versatile per il jazz, il blues e persino la musica pop. Lezione 17. Preoccupazioni di appropriazione indebita. Sai, è preoccupante come alcune persone diano priorità ai propri parenti rispetto al benessere pubblico. Assolutamente. È sbagliato farlo a spese del pubblico. L'appropriazione indebita si verifica quando un funzionario utilizza in modo improprio fondi pubblici per tornaconto personale. Esattamente. Mina la fiducia nelle nostre istituzioni. E queste azioni possono avere gravi conseguenze per tutte le persone coinvolte. Sì, può portare a una perdita di risorse che dovrebbero essere utilizzate per la comunità. È frustrante vedere le persone mettere i propri interessi al di sopra del bene comune. Sicuramente. Dobbiamo ritenere le persone responsabili di tali azioni. La trasparenza è fondamentale per prevenire questi tipi di corruzione. Lezione 18. Strategie di marketing. Quali sono i tuoi pensieri sulle strategie di marketing in questi giorni? Penso che la pubblicità digitale sembri essere il metodo più efficace attualmente. Sono d'accordo. Raggiunge così tante persone in modo rapido ed efficiente. Esattamente.
le piattaforme di social media sono ottime per rivolgersi a segmenti di pubblico specifici. Hai visto marchi che lo fanno particolarmente bene? Sì, ho notato che alcuni marchi che creano contenuti coinvolgenti si distinguono davvero. I contenuti coinvolgenti sono fondamentali. Mantiene il pubblico interessato e incoraggia la condivisione. Di sicuro, i post interattivi possono aumentare significativamente i tassi di coinvolgimento. Mi chiedo come le aziende misurino l'efficacia delle loro campagne. Lezione 19. Pianificazione anticipata. È sempre la prima cosa che faccio quando mi preparo per un viaggio. È una buona idea. Hai già deciso una destinazione? Sì, sto pensando di andare in montagna a fare delle escursioni. Sembra meraviglioso. Adoro stare nella natura, è così rinfrescante. Ah, assolutamente! Che mi dici di te? Hai piani di viaggio all'orizzonte? Spero di visitare presto la spiaggia, mi manca il rumore delle onde. Sarebbe così rilassante. Hai una spiaggia preferita? Sicen è uno che andavo a trovare ogni estate. Conserva bellissimi ricordi. Questo è speciale. È bello avere posti in cui sentirsi come a casa lontano da casa. Lezione 20. Fare la spesa. Dovremmo comprare anche della frutta mentre siamo fuori a fare la spesa? Sì, li stiamo esaurendo a casa. Che tipo preferisci? Adoro le mele e le banane. Mi piacciono i frutti di bosco, soprattutto fragole e mirtilli. Sono ottime scelte. Sono perfetti per snack o frullati. Assolutamente. Inoltre, sono ricchi di vitamine. Controlliamo se sono in vendita oggi? Buona idea! Risparmiare denaro mangiando sano è vantaggioso per tutti. Cerchiamo anche le opzioni biologiche. Hanno un sapore migliore. Lezione 21. Esperienza prestazionale. Ti sei mai esibito in pubblico? Sì, mi sono esibito in occasione di eventi locali ed è stato esaltante. È incredibile. Come ti sentivi prima di salire sul palco? All'inizio ero nervoso, ma una volta iniziato mi è sembrato incredibile. Posso immaginare. Hai ricevuto una risposta positiva dal pubblico? Sì, gli applausi sono stati una conferma e ne è valsa la pena. È fantastico. Ho sempre ammirato le persone che possono esibirsi dal vivo. Grazie! Ci vuole molto coraggio, ma è così gratificante. Mi piacerebbe vederti esibire qualche volta. Lezione 22. Viaggi futuri. Hai mai viaggiato all'estero? No, ma spero di visitare alcuni paesi in futuro. Sembra eccitante. Pianifichiamo un viaggio insieme per vedere posti nuovi. Mi piacerebbe moltissimo. Quali destinazioni hai in mente? Ho sempre voluto esplorare l'Europa, in particolare l'Italia e la Francia. Sono scelte incredibili. Ho sentito che il cibo in Italia è incredibile. Sì,
E la storia in Francia è affascinante. Abbiamo potuto vedere la Torre Eiffel. Assolutamente! Inoltre potremmo gustare dei dolci autentici mentre siamo lì. Sicuramente. Cominciamo a cercare i periodi migliori per visitare questi luoghi. Lezione 23. Negoziazione del lavoro. Capito. Devo menzionare altre offerte di lavoro durante la negoziazione? Dipende dalla situazione. Può dimostrare il tuo valore, ma fai attenzione. Giusto. Voglio apparire sicura di me senza sembrare troppo invadente. Esattamente. Forse enfatizza le tue capacità e i vantaggi che apportano all'azienda. Questo è un buon punto. Evidenziare i miei punti di forza potrebbe rafforzare la mia tesi. E dovresti assolutamente fare prima una ricerca sull'azienda. Lo farò. Conoscere i loro valori mi aiuterà ad allineare la mia proposta. Assolutamente! Dimostra che prendi sul serio questa posizione. Mi sento già più preparata. Grazie per il consiglio. Lezione 24. Rimanere energici. Ho scoperto che l'esercizio fisico mi aiuta a sentirmi pieno di energia per tutto il giorno. È fantastico! Stai seguendo una routine specifica? Sì, faccio un mix di allenamento cardio e di forza. Mi mantiene in equilibrio. Sembra efficace. Volevo iniziare un regime di allenamento. Dovresti! Aumenta davvero i livelli di energia e l'umore. Anch'io mi piacerebbe sentirmi più energica, soprattutto durante il lavoro. Fa una grande differenza. Inoltre, dormi meglio la notte. Avrei sicuramente bisogno di dormire meglio. A che ora ti alleni di solito? Preferisco la mattina, dà un tono positivo alla mia giornata. Lezione 25. Negoziazioni con gli insegnanti. Ai loro insegnanti è stato tolto il diritto di negoziazione dall'amministrazione. È davvero un peccato. Influisce sulla loro capacità di difendere condizioni migliori. Sicuramente. Mina gli sforzi degli insegnanti per migliorare l'istruzione. Sì, gli insegnanti dovrebbero avere voce in capitolo nelle questioni che li riguardano direttamente. Spero che possano trovare presto un modo per riconquistare tali diritti. Assolutamente. È fondamentale per la loro soddisfazione sul lavoro e il successo degli studenti. Ammiro gli insegnanti per la loro dedizione, specialmente in situazioni difficili. Anch'io. Meritano sostegno e rispetto per il loro duro lavoro. Continuiamo a discutere di questi problemi per aumentare la consapevolezza. Lezione 26. Piani di viaggio. Sembra incredibile. Hai deciso quali paesi vuoi visitare? Sì, sto considerando il Giappone e la Spagna. Entrambi hanno culture vivaci. Ottime scelte. La miscela giapponese di tradizione e modernità è affascinante. Esattamente. E l'architettura e il cibo della Spagna sono così attraenti. Mi piacerebbe unirmi a te in quel viaggio. Esplorare insieme sarebbe divertente. Assolutamente. Potremmo sperimentare nuove cucine e tradizioni.
Inoltre, possiamo mettere in pratica le nostre abilità linguistiche mentre siamo lì. È un'idea geniale! Renderà il viaggio ancora più coinvolgente. Cominciamo a pianificare un itinerario per la nostra avventura. Lezione 27. Wild Bill Hickok. Sapevi che lo sceriffo Wild Bill Hickok domò a Bilene nel 1871? Davvero? Come è riuscito a farlo? Ha costretto i cowboy a consegnare le armi, il che ha ridotto la violenza. È impressionante. Deve essere stato un duro lavoro mantenere l'ordine. Sicuramente, doveva instaurare il rispetto tra i cowboy. È affascinante come una persona possa cambiare la dinamica di un'intera città. Sì, la sua leadership ha contribuito a creare un ambiente più sicuro per tutti. Mi piacerebbe saperne di più sulla sua vita e sulle sue avventure. Anch'io. Troviamo un documentario o un libro su di lui. Lezione 28. Specializzazione in studi. Sembra fantastico. Ti specializzerai in un'area specifica? Sì, ho intenzione di concentrarmi sulla scienza ambientale. Questo è un campo importante. Il cambiamento climatico richiede maggiore attenzione. Esattamente. Voglio contribuire a soluzioni sostenibili. È stimolante che tu stia perseguendo qualcosa di così forte impatto. Grazie. Credo che l'istruzione possa portare a un vero cambiamento. Assolutamente. Quali argomenti specifici nell'ambito delle scienze ambientali ti interessano? Sono particolarmente affascinato dalle energie rinnovabili e dalla conservazione. Queste sono aree cruciali. Mi piacerebbe sentire le tue intuizioni mentre impari. Lezione 29. Insegnante memorabile. Il nostro insegnante ci fa sempre ridere durante i compiti. Meraviglioso! Un buon senso dell'umorismo può rendere piacevole l'apprendimento. Sì, inoltre ci fa sentire molto speciali per lui. È così importante. Incoraggia gli studenti a impegnarsi di più. Esattamente, crea un ambiente positivo in classe. Vorrei che più insegnanti capissero quanto questo influenzi su di noi. Assolutamente. Sentirsi apprezzati può motivare gli studenti a ottenere risultati migliori. Sono grato agli insegnanti come lui che fanno il possibile. Anch'io. Apprezziamo più spesso i loro sforzi. Lezione 30. Rivoluzione cubana. Dopo che la rivoluzione ha rovesciato un governo impopolare, molti cubani sono fuggiti negli Stati Uniti. Questo è un evento storico significativo. Ho letto delle sfide che hanno dovuto affrontare. Sì, è stata una decisione difficile per molti lasciare le proprie case. Assolutamente! Cercavano migliori opportunità e libertà. È affascinante come le rivoluzioni possano rimodellare interi paesi. Sicuramente. L'impatto sulle famiglie e sulle comunità è profondo. Mi piacerebbe saperne di più sulle influenze culturali di quell'epoca. Anch'io! Sarebbe interessante vedere come ha plasmato la cultura cubano-americana.
Cerchiamo di saperne di più insieme. Lezione 31. Preferenze sulla spiaggia. Alcune spiagge possono essere piuttosto affollate rispetto ad altre. È perfetto. Preferisco luoghi meno affollati per il relax. Sono completamente d'accordo. È più bello godersi il paesaggio senza troppe persone. Esattamente. Inoltre sembra più tranquillo. Hai una spiaggia preferita meno affollata? Sì. È una gemma nascosta nelle vicinanze che adoro visitare. Sembra fantastico. Mi piacerebbe controllarlo con te qualche volta. Assolutamente. Potremmo preparare un picnic e passare la giornata lì. È un piano perfetto. Facciamo in modo che accada presto. Lezione 32. Requisiti per il visto. Considero vari fattori durante la pianificazione dei miei viaggi, in particolare la ricerca dei requisiti per il visto. È una mossa intelligente. Conoscere le regole sui visti può farti risparmiare un sacco di grattacapi in seguito. Esattamente, ogni paese ha normative diverse e possono cambiare frequentemente. Sì, una volta ho riscontrato dei problemi perché non ho verificato i requisiti in anticipo. Deve essere stato stressante. Come ci sei riuscito alla fine? Per fortuna sono riuscito a ottenere i documenti giusti in tempo, ma è stato un compito difficile. È sempre meglio ricontrollare prima di fare qualsiasi piano di viaggio. Assolutamente. Di solito tengo una lista di ciò di cui ho bisogno per ogni destinazione. È un'ottima idea? Hai viaggiato in molti paesi? Lezione 33. Esprimere la creatività. Sono sempre stato attratto dall'arte. È un modo potente per esprimermi in modo creativo. Meraviglioso! L'arte può trasmettere emozioni che a volte le parole non riescono a trasmettere. Assolutamente. Adoro il modo in cui diversi mezzi possono raccontare storie uniche. Che tipo di arte ti piace creare di più? Mi piace molto dipingere. Mi permette di esplorare i miei sentimenti sulla tela. Dipingere sembra incredibile. Hai un soggetto preferito? Dipingo spesso paesaggi. È qualcosa di rilassante nella natura. Sono d'accordo. La natura può essere così stimolante. Hai esposto i tuoi lavori? Non ancora, ma mi piacerebbe condividere la mia arte con gli altri un giorno. Lezione 34. Superare le sfide? Hai sentito parlare delle frane avvenute recentemente in altri luoghi? Sì, è devastante. Gli uomini hanno dovuto scavare in una solida roccia di granito per salvare le persone. Sembra incredibilmente difficile. Ci vuole molta forza e determinazione. Assolutamente. I soccorritori rischiano davvero la vita durante i disastri. È stimolante vedere come le comunità si riuniscono nei momenti difficili. Sì, e sottolinea l'importanza della preparazione agli eventi naturali. Ti sei mai trovato in una situazione in cui dovevi agire rapidamente? Per fortuna non è così, ma cerco sempre di rimanere informato e pronto. È saggio. La conoscenza può fare una grande differenza durante le emergenze.
Lezione 35. Differenze culturali. Una differenza che ho notato è la puntualità nella mia cultura rispetto ad altre. Interessante. Come ti senti a riguardo? Nella mia cultura, essere puntuali è considerato molto importante. Capisco. In alcune culture, arrivare un po' in ritardo è più accettabile. Sì, ma penso che la puntualità dimostri rispetto per il tempo altrui. Sono d'accordo. Può essere frustrante quando le persone non apprezzano la tempestività. Hai affrontato sfide a causa delle differenze culturali nel tempo? Sì, a volte porta a malintesi durante le riunioni. È importante comunicare chiaramente le aspettative per evitare confusione.